Buongiorno a tutti. Oggi andiamo a smontare questa Power Station Bluetti per vedere come è fatta all'interno e per analizzarne i vari blocchi di funzionamento. In particolare vedremo come funziona un inverter. In conclusione del video vedremo alcuni schemi di collegamento e di utilizzo per questa Power Station. Prima però esaminiamo le sue caratteristiche principali. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Questa Power Station ingloba al suo interno un inverter in grado di alimentare carichi a 220 volt fino a un massimo di 2400 watt di potenza. Nella modalità Power Lifting, settabile tramite app Bluetooth e Wi-Fi, è possibile arrivare fino a 3,6 kW. Al suo interno una batteria litio 51.2 volt per 40 Ah espandibile. Un caricatore MPPT interno permette di collegare stringhe fotovoltaiche fino ad un massimo di 1200 watt, 145 volt e 15 A di corrente massima. La batteria può anche essere ricaricata da un alimentatore interno da 2400 watt da collegare alla rete, in grado di passare da 0 all'80% della capacità in 45 minuti. Per la ricarica in rete attraverso l'app è possibile impostare fino a 12 A massimi di corrente di ricarica. Sono previste 4 modalità di UPS: modalità standard, modalità con priorità fotovoltaica, con controllo orario UPS e gruppo di continuità personalizzato. Per quest'ultima è possibile impostare la percentuale a cui effettuare la ricarica e i tempi di ricarica e di scarica. Per i collegamenti di ricarica di questa Bluetti, nella parte laterale abbiamo un connettore di ricarica a corrente alternata, il connettore per il fotovoltaico e quello per la batteria di espansione. Il connettore fotovoltaico, avendo una sensibilità di 12 volt, può essere anche collegato direttamente alla batteria del nostro camper o ancora meglio ai pannelli montati sul nostro tetto. I 3 cavi in dotazione permettono un'estrema versatilità di collegamento. Per la ricarica con la 220 volt è previsto un apposito cavo. Quest'ultima può avvenire in modalità standard fino a 1200 watt, turbo fino a 2400 watt e silenzioso 800 watt massimi. La possibilità di espansione con batteria esterna è riservata esclusivamente ai modelli di batteria Bluetti, non è possibile utilizzare altri tipi di batterie. Un interruttore a pulsante permette di scollegare istantaneamente tutti gli ingressi. Esaminate le fonti di input, passiamo alle fonti di output disponibili nella parte frontale. Partiamo dalle 2 prese DC. Una presa per accendisigari da 12 volt 10 A massimi, 2 prese USB da 18 watt massimi e 2 Type-C da 100 watt massimi. È prevista anche un'uscita da 48 volt 8 A della batteria. Le 3 tipologie di uscite sono comandate da pulsanti di accensione e spegnimento. Per quanto riguarda la 220 volt abbiamo 4 prese tedesche per un totale massimo di 2400 watt. Sicuramente un'ottima power station per alimentare oggetti a 220 volt fanno di questo dispositivo uno strumento ideale per il campeggio. Bene, dopo questa panoramica sul prodotto andiamo a smontare questa centrale Bluetti per studiarne da vicino il suo funzionamento. Prima di procedere oltre, un piccolo disclaimer: non effettuate lo smontaggio della stazione se non volete perdere la garanzia e se non siete soprattutto dei tecnici esperti. Questa centrale infatti contiene al suo interno una batteria da 48 volt in grado di erogare in caso di corto anche più di 50 A. Fatte queste doverose premesse, con un oggetto contundente, che non sia un coltello mi raccomando, andiamo a rimuovere le placche in plastica di contorno su tutta la superficie. Vi lascio alle immagini. Nel frattempo, se vi sta piacendo questo video, non dimenticate di mettere like e iscrivervi al canale. Grazie.
Smontata la prima placca, noto subito una presa USB nascosta, presumo che serva per un aggiornamento del firmware. Abbiamo dei fori di riferimento per il montaggio e dei fori contenenti delle viti. Seguitiamo nello smontaggio. Nella parte superiore di questa stazione troviamo delle induttanze di filtro riguardanti lo stadio di uscita facente capo alle 4 prese esterne da 2400 watt. L'alternata generata dall'inverter arriva a questo modulo attraverso questi due cavi collegati alla piastra sottostante. Viceversa, la corrente alternata che entra in questa power station viene filtrata su quest'altro modulo, da cui si deduce che a valle ci possa essere un alimentatore switching. Questi due cavi infatti proseguono verso il basso nella power station. Per scendere in profondità di questo smontaggio sarà opportuno rimuovere questi cavi della 220 volt. Inoltre è necessario anche scollegare i due cavi a bassa tensione che vanno sul display frontale. Questi due cavi portano la tensione di alimentazione per la 12 volt e per la 5 volt USB. È necessario anche tagliare queste fascette di aggancio dei cavi alla parte in metallo in modo da rimuovere tutta la scheda e liberare anche il pannello frontale inserito con un meccanismo a slitta. Sul PCB posto dietro al display troviamo il microprocessore, il modulo Wi-Fi e una batteria a litio di mantenimento. Dopo aver scollegato queste due prese di bassa tensione poste sul pannello frontale, diamo un'occhiata alla sezione 12 volt e 5 volt delle prese. Presumo che la parte a tensione 12 volt entri da questo connettore e vada direttamente verso la presa accendisigari d'uscita. Mentre per la USB abbiamo un vero e proprio step down converter. Abbiamo un fotoaccoppiatore per le comunicazioni e la scritta update ci conferma che la USB serva per l'aggiornamento firmware. Abbiamo diversi connettori, uno flat per il collegamento al display e uno per il collegamento al pulsante di accensione. La corrente destinata alle uscite passa attraverso questo connettore multifili che sicuramente avrà parecchi positivo e negativo in parallelo per gestire le elevate correnti richieste. In questa parte della scheda abbiamo l'ingresso fotovoltaico. Per rimuovere questo primo livello superiore vado a svitare questi collegamenti alla 220 in modo da liberare queste schede. Nel frattempo, se vi sta piacendo questo video, non dimenticate di mettere like e iscrivervi al canale. Grazie. Fatto questo, andiamo a rimuovere tutte le viti di fissaggio di questa piastra in metallo. Ho separato la parte superiore e il pannello dal circuito dell'inverter vero e proprio. Su questa scheda troviamo una serie di grossi componenti, molte alette di raffreddamento, delle ventole e dei grossi condensatori elettrolitici di filtro, nonché anche delle induttanze di grosso calibro per le elevate correnti in uscita. L'isolamento in plastica ci fa capire dove si trova la 220 volt in questa scheda.
In questa zona troviamo anche i cavi di uscita della 220 volt generata dall'inverter insieme a diversi relè di commutazione. Per meglio comprendere la funzione di ciascuno di questi componenti, vediamo uno schema a blocchi di un tipico inverter. La tensione generata dai pannelli viene modulata da un circuito DC-DC converter. Modulando i tempi di apertura e chiusura di questo transistor IGBT possiamo definire la tensione di ricarica della nostra batteria posta al centro. La stessa batteria però è collegata anche alla parte inverter, ossia il convertitore da DC a AC, che modulando i tempi di apertura e chiusura di 4 transistor IGBT e alternativamente collegando al positivo e al negativo l'uscita del carico genera la 220 volt alternata. Maggiore è la potenza richiesta dal carico in uscita, maggiore saranno i tempi di apertura di questi interruttori IGBT. Un circuito di controllo mixa l'energia proveniente dai pannelli e quella proveniente dalla batteria per regolare la corrente in uscita dall'inverter in base alla richiesta del carico, anche a seconda della disponibilità solare. Questi circuiti di controllo non fanno altro che analizzare l'andamento della forma d'onda della corrente alternata in uscita per capire l'energia necessaria al carico e dosare di conseguenza l'ampiezza degli impulsi di comando per i cicli di apertura e chiusura di questi interruttori, in base all'energia richiesta dal carico istantaneo. Bene, chiariti i blocchi funzionali fondamentali, andiamo ad individuarli sulla nostra scheda. Cominciamo con l'individuare il polo positivo e negativo di ingresso della batteria posta nella parte sottostante e l'ingresso dei pannelli fotovoltaici provenienti dall'esterno. Quest'ultimo, unitamente alla presenza di queste 3 induttanze e dei condensatori elettrolitici, non lascia alcun dubbio sulla funzione di questo stadio. Si tratta del convertitore DC-DC che trasforma l'energia dei pannelli in corrente utile per la ricarica della batteria. Su questi dissipatori si trovano i componenti che si occupano della conversione dell'energia che saranno raffreddati da queste ventole. Nella parte destra del circuito troviamo l'inverter vero e proprio, cioè il convertitore da DC ad AC, che genera la tensione alternata di uscita a partire dalla tensione continua della batteria. 2 grandi dissipatori ospitano i semiconduttori che si occupano di generare questa corrente alternata. Appare evidente dunque che il ruolo della batteria risulta essere centrale all'interno di un inverter. Essa riceve la corrente dal convertitore MPPT collegato ai pannelli fotovoltaici e restituisce corrente all'inverter allorquando è necessario al carico di uscita. In aggiunta a questi 2 circuiti, su questa Power Station è presente un terzo elemento che si occupa di ricaricare la batteria utilizzando la corrente di rete. Si tratta di un alimentatore switching programmabile in grado di fornire fino a 12 A, come abbiamo visto, per ricaricare la batteria in assenza di energia fotovoltaica. A sovrintendere tutti questi circuiti elettronici troviamo una scheda di controllo inserita in verticale su questo inverter, permette di effettuare i controlli e decidere di conseguenza le forme d'onda per generare le diverse tensioni. Per concludere, sullo stadio finale di uscita di questa tensione invertita da questo inverter abbiamo 3 relè, uno dei quali certamente servirà per commutare l'output della corrente alternata, l'altro per commutare l'input e il terzo presumo per effettuare il bypass. Lo standard UPS Bluetti infatti prevede in alcuni rari casi il bypass, ossia la commutazione diretta della 220 volt in ingresso all'uscita allorquando la corrente richiesta dal carico è inferiore al limite di ricarica settato all'interno dell'app. Accanto a questi 3 relè troviamo anche dei sensori NTC di temperatura montati sulle alette di raffreddamento di questo inverter.
Una protezione di temperatura interviene per bloccare l'inverter in caso di surriscaldamento. Osservando il PCB salta all'occhio la nomenclatura delle serigrafie riportate su tutti i connettori in modo da rendere lo smontaggio facile anche per un neofita. Bene, a questo punto non mi rimane che rimontare il tutto e passare alla conclusione di questo video, dove andremo a vedere alcuni schemi di collegamento relativi a particolari utilizzi di questa Power Station fotovoltaica. Per chi fosse interessato all'acquisto, in descrizione troverete il link al sito Bluetti e il codice sconto per tutti i miei follower. Primo schema è il classico fotovoltaico da balcone. 3 moduli da 400 watt in serie per un totale da 1200 watt, 145 volt massimi e 15 ampere massimi collegati all'ingresso fotovoltaico con un cavo da 4 mm quadrati. L'uscita in corrente alternata collegata ad un carico da massimo 2,4 kWh con 2048 Wh in batteria ed un ciclo di lavaggio che assorbe 1024 Wh. Su questa lavatrice potremo effettuare 2 lavaggi con un pieno di batteria. Altro esempio di collegamento, la Bluetti utilizzata come UPS puro. Il frigorifero è alimentato dall'energia generata dalla centrale. Il collegamento all'Enel permette esclusivamente di ricaricare le batterie nei cicli di non funzionamento del motore del frigorifero. In assenza di rete Enel, il frigorifero sarà alimentato fino all'esaurimento della batteria. Tuttavia, al ritorno della corrente Enel, non sarà possibile alimentare il frigorifero, ma dovrete essere voi manualmente a riattivare l'uscita alternata. Terzo schema prevede la ricarica della Power Station attraverso la batteria del nostro camper o attraverso i moduli fotovoltaici installati sul tetto, semplicemente scollegando i cavi dal nostro controller originario e collegandoli alla nostra Bluetti. In questo modo potremo alimentare per esempio un piccolo condizionatore portatile da massimo 2,4 kW. Quarta ed ultima soluzione, l'utilizzo di una centrale Bluetti per il backup fotovoltaico. In questo modo la centrale diventerà una batteria aggiuntiva distribuita nel nostro impianto fotovoltaico con l'utilizzo di uno switch smart on-off per interrompere la ricarica allorquando il nostro impianto non è più in grado di fornire energia fotovoltaica. Un ATS in uscita commuterà tra la linea fotovoltaica e la linea generata dalla Bluetti. Bene amici, e voi come utilizzereste questa Power Station? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Nel frattempo io vi ringrazio per la visione, come al solito vi invito a mettere like e iscrivervi al canale e vi do appuntamento alla prossima volta.